Buongiorno a tutti, oggi voglio parlare di una delle figure che mi hanno colpito più profondamente. Sto parlando di Etty Hillesum. Etty Hillesum secondo me fa parte di una serie di personaggi che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, e hanno cercato in se stessi e nella propria spiritualità quasi delle risposte. Sono arrivati fino a noi colpendoci direttamente al cuore con i loro scritti. Di alcuni vi ho già parlato, come Simone Weil, come Peter Moen, come Primo Levi, e di altri sicuramente vi parlerò, come Antonio Pozzi o David Vogel. E oggi invece vi parlerò di Etty Hillesum, che è veramente una delle persone che più mi sono rimaste nel cuore. Etty Hillesum è olandese, come Anna Frank, nasce nel 1914 e vive un'infanzia piuttosto travagliata. Lei definisce la sua famiglia come un manicomio. Poi nel 1932 si trasferirà ad Amsterdam e lì inizierà a studiare legge e soprattutto scoprirà una serie di esperienze. Tra queste inizierà la psicanalisi e il suo psicanalista, il dottor Speer, la avvicinerà alla Bibbia, a Sant'Agostino, alla lettura di alcuni veramente mostri della letteratura come Dostoevskij, come Rilke, e questo veramente inizierà a creare in Etty Hillesum le radici di una spiritualità che poi fiorirà più avanti. Infatti nel 1940 l'Olanda verrà invasa dai nazisti e Etty Hillesum inizia a provare veramente un'angoscia, una sorta di depressione, anche un egocentrismo così forti che il suo psicanalista le consiglierà di iniziare a scrivere un diario. Lei nel 1941 inizia a scrivere il suo diario e anche le sue lettere e queste sono le testimonianze che sono arrivate fino a noi. Le sue lettere e il suo diario sono veramente dei documenti che vi consiglio, in caso non l'abbiate fatto, di leggere assolutamente. E qui inizia veramente il percorso spirituale di Etty Hillesum. Un percorso che io a volte ho sentito definire quasi con pudore in alcune circostanze, perché lei, per esempio, col suo psicanalista ha un rapporto molto intenso, diventerà la sua segretaria, anche la sua amante, e queste sue emozioni vengono quasi affrontate da alcuni commentatori come per scusarla, come se una persona con una spiritualità così intensa debba essere per forza una casta, una santa. In realtà questo secondo me non ha assolutamente valore, perché è una ragazza di 20-25 anni che vive la sua vita, le sue pulsioni in maniera assolutamente naturale, e questo nulla ha a che vedere col messaggio che lei riesce a trasmetterci, con la forza dei suoi scritti. Comunque lei, Etty Hillesum, vede la sofferenza intorno a sé e sente di dover fare qualcosa. Infatti nel 1942 lei decide di entrare a far parte con funzioni amministrative nel Consiglio ebraico del campo di concentramento di Westerbork. Il campo di concentramento di Westerbork è un campo di smistamento che i nazisti usano per praticamente raccogliere tutti gli ebrei rastrellati in Olanda. Pensiamo che anche Anna Frank nel 1944 passerà a Westerbork prima di essere inviata ad Auschwitz, dove morirà. E da lì, ovviamente, come dicevo, tutti gli ebrei vengono mandati nei campi di concentramento ad Auschwitz, Dachau, Birkenau. E Etty Hillesum inizia a lavorare lì per creare sollievo sotto le direttive del Consiglio ebraico. Il Consiglio ebraico è veramente un ente controverso. Sappiamo infatti come Hannah Arendt li abbia criticati fortemente nel processo ad Eichmann, e anche alcuni sopravvissuti della Shoah li hanno criticati, definendoli addirittura una mano nelle mani uno strumento nelle mani dei nazisti per lo sterminio. In realtà quello che è successo ovviamente è molto più sfaccettato, ci sono state tante diverse situazioni. I consigli ebraici erano ovviamente uno strumento nelle mani dei nazisti perché erano voluti dai nazisti. I consigli ebraici sono stati voluti dai nazisti perché gli servivano come intermediari per interfacciarsi con la popolazione ebraica, e i nazisti volevano dal consiglio ebraico, pena la morte, che questi gli fornissero i numeri degli ebrei, fornissero gli ebrei da indirizzare ai campi di lavoro, gli fornissero i tributi, gli fornissero i beni di valore degli internati. E ovviamente questo non era un lavoro
che uno voleva fare. Pensiamo che comunque i consigli ebraici in teoria dovevano essere eletti dagli ebrei, poi in pratica erano i nazisti dietro queste elezioni, però c'era anche tanta resistenza. Molti degli esponenti voluti dai nazisti, gli esponenti del Consiglio ebraico voluti dai nazisti, si erano rifiutati di fare il loro lavoro, ovviamente rischiando la vita. E in molti contesti, pensiamo alla insurrezione del ghetto di Varsavia, il Consiglio ebraico aveva organizzato quella disperata resistenza, quanto inutile, ma comunque uno degli eventi più importanti della Shoah, ovviamente. Il Consiglio ebraico ovviamente ha anche, in alcuni contesti, anche delle responsabilità, perché ovviamente c'erano dei favoritismi, c'erano delle situazioni personali, quindi certo la situazione era molto sfaccettata. Nel caso di Etty Hillesum noi possiamo vedere come lei si prodigasse per aiutare quelle persone che soffrivano, perché comunque in un campo di concentramento mancava tutto, e quindi il Consiglio ebraico, e lo vediamo attraverso Etty Hillesum, cercava di distribuire il cibo, soprattutto ai più deboli, gli anziani, i bambini, cercava di organizzare la scuola, cercava di aiutare i bambini che erano rimasti orfani, creare una sorta di orfanotrofio. Ovviamente era una situazione disperata. Etty Hillesum lavora nel Consiglio ebraico, nel campo di Westbrook per qualche mese, poi torna ad Amsterdam, poi tornerà nel 43, poco più tardi nel 43 a Westerbrook insieme alla sua famiglia, e poco dopo essa stessa diventerà un'internata, e quindi non farà più parte di questa sorta di categoria di persone diciamo privilegiate che vedono gli altri partire, rischierà lei stessa, la sua famiglia, di partire. E qui c'è un punto molto importante, perché Etty Hillesum ha in realtà la possibilità di scappare, ha la possibilità di nascondersi, ma non vuole. Lei vuole condividere quello che è il rastrellamento, vuole condividere le situazioni che stanno succedendo intorno a lei e che hanno coinvolto anche la sua famiglia, e quindi si rifiuterà di nascondersi e volontariamente si recherà a Westerbrook. E quindi questa sua esperienza così intensa, così forte, così dolorosa è qualcosa di più di un semplice avvenimento. È come se lei volesse spiare. Infatti alcuni commentatori definiscono la spiritualità di Etty Hillesum come divisa in due fasi: una fase di preparazione, quella di Amsterdam, una fase di test, una espiazione, quella di Westerbrook. E infatti noi leggiamo che la spiritualità di Etty Hillesum è come se fiorisse all'interno del campo di concentramento. Lei scopre un Dio, ma non un Dio a cui chiedere aiuto, un Dio che è dentro di noi, dentro di sé, un Dio che fondamentalmente è parte della sua anima, e questo Dio le permetterà di vivere dei momenti di spiritualità, degli eccessi quasi per noi di spiritualità. Lei quasi ringrazia di vivere quelle esperienze, e nonostante il dolore che prova nel vedere la sofferenza intorno a lei non chiede per se stessa un limite a questa sofferenza. Lei non vorrebbe che la gente intorno a lei soffrisse, ma questo che succede a lei non le importa, perché è come se il suo corpo si fosse già distaccato dall'anima, e quello che le succede al corpo fondamentalmente non le riguardasse. Ovviamente questa situazione così dolorosa, così drammatica, a un certo punto arriva a termine, perché nel settembre del 43 lei e la sua famiglia, senza alcun preavviso, di notte verranno caricati su un convoglio, e lei farà in tempo a scrivere un'ultima cartolina sul convoglio, su una carrozza. Lei si trova lì da sola insieme ad altre persone, dirà: io sono qui da sola, i miei genitori sono in altre carrozze più avanti, insieme a mio fratello Misha, e prova profondissima sofferenza per il loro destino, ma prova anche parole di amore, di ringraziamento, e poi lancerà fuori dal convoglio questa cartolina, che verrà ritrovata da alcuni agricoltori olandesi più tardi. E ovviamente poi moriranno sia lei che la sua famiglia, e l'unico che si sopravviverà ai campi di concentramento sarà il fratello maggiore, Jab, per poi morire poco dopo la liberazione. E poi queste lettere verranno raccolte dal figlio di un suo grande amico, questo Moshe, che lei conoscerà a Westbrook e poi riuscirà a scappare negli Stati Uniti attraverso la St. Louis.
e Moshe però riuscirà a recuperare queste lettere, però morirà nel 1969, quindi sarà il figlio a, diciamo, seguirne un po' il percorso. E questa esperienza così intensa, così importante, arriva secondo me fino a noi, e in caso non l'abbiate letti io veramente vi consiglio di leggerli, perché sono una testimonianza non solo di umanità, non sono solo una situazione, un racconto storico di un evento terribile della nostra umanità, ma sono anche un resoconto di spiritualità intensa e veramente luminosa. Io vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.